Ciao, in questo video rispondo a una domanda che mi è stata fatta compilando il modulo, quello per richiedere gratuitamente un video per spiegare alcuni comandi. In pratica sono dentro Excel e nel nostro foglio solito che utilizziamo per le prove e ho dentro il nostro file, la nostra cartella in realtà di Excel. Sapete che la cartella di Excel può contenere più fogli, che vediamo qua sotto, e ne ho due, un foglio relativo agli acquisti e un foglio relativo alle vendite. Ok, quindi se faccio clic vedete che i dati sono anche un pochino diversi, ho messo anche la parte in alto di colore diverso anche per poterli distinguere facilmente. Allora, la domanda che mi è stata fatta è: ma come faccio io a stampare, anzi, a meglio, a convertire in PDF in automatico il foglio nel quale mi trovo? Quindi se io sono qui, voglio convertire automaticamente questo foglio qua, che si chiama acquisti, in PDF, mentre se sono qui in vendite, voglio convertire in PDF questo foglio che si chiama vendite. E questo lo voglio fare senza dover andare a cercare vari comandi, file, stampa, converti, eccetera, ma premendo un tasto per fare una cosa molto più veloce e automatica. Per fare questo posso utilizzare le macro in Excel. Probabilmente lo sapete già, forse, comunque la macro mi permette di registrare i comandi, le varie operazioni che faccio e poi queste operazioni vengono salvate all'interno di questa macro e poi quando lancerò la macro questa eseguirà in automatico tutte le operazioni che io ho già fatto. Ok? Quindi questa qua è una cosa sicuramente molto comoda e veloce e anche abbastanza facile da utilizzare. Vediamo come fare. Allora, partiamo dal foglio acquisti perché diciamo voglio convertire in PDF automaticamente questo. Allora, il foglio chiaramente deve essere già tutto a posto, quindi ho già allargato le colonne, ho controllato, sistemato, eccetera, ok? Questo per velocizzare un po' l'operazione. Vado nel menu visualizza, qua in alto, e qui sulla destra ho la voce macro. Faccio clic e qua ho registra macro. Clic. A questo punto la macro la chiamerò, chiamiamola converti PDF, PDF, ok? E posso associare una combinazione di tasti. Per esempio, io potrei premere il tasto F, quindi fare in modo che, anzi scusate, F, senza altri tasti, quindi scrivendo F praticamente sto dicendo quando io premerò la combinazione CTRL F partirà questa macro che quindi eseguirà determinate operazioni che adesso andremo a vedere. La macro la voglio memorizzare non ehm, in questa cartella di lavoro o in una nuova cartella di lavoro, ma come macro personale. Cosa vuol dire? Se la registro nella cartella macro personale, praticamente questa macro sarà utilizzabile anche in altri file di Excel. Ok, quindi perché io ho la possibilità di creare una macro che vale solo per questo file, questo foglio di Excel dove mi trovo, oppure ne vorrei una un po' più generale che quindi posso poi utilizzare tranquillamente anche in altri file e questo è il nostro caso. Quindi scegliamo cartella macro personale. Qui una breve descrizione, converti in PDF il foglio attivo e salvalo e lo salva nel desktop, ok? Questo tanto perché così poi se abbiamo tante macro, alla fine anche la descrizione ci serve per capire che cosa fa questa macro. Facciamo ok. A questo punto è già partita la macro. Per fermarla c'è questo pulsantino qua sotto. Quindi adesso tutto quello che faccio viene registrato, quindi in pratica io andrò a fare clic su file, andrò in esporta, farò clic su crea PDF, clic. A questo punto sceglierò il desktop qua sulla sinistra, clic, e il nome posso lasciare anche quello che c'è, dopo vedremo anche come modificarlo. A questo punto faccio clic su pubblica, clic, vabbè qua sostituire perché l'avevo già creato, faccio sì,
e vediamo, perfetto, a questo punto ha finito, vedete che ha fatto la conversione e mi si apre in automatico, così anche lo posso vedere. Un attimo che è sempre un po' lento, perfetto. Quindi ritorno qua sul mio foglio e a questo punto, siccome ho finito, posso anche bloccare la macro. E quindi andando qua sotto, dove c'è questo pulsantino, questo quadrato grigio, faccio clic e a questo punto la macro si è interrotta, quindi si è fermata. E quindi ce l'ho pronta e disponibile per eseguire appunto questa esportazione del foglio in PDF. Bene, adesso la macro è completa e quindi la proviamo. Abbiamo impostato la combinazione di tasti CTRL più F, quindi sono posizionato qua sul foglio acquisti, CTRL F un colpetto e scusate, CTRL F, ogni tanto ci inceppiamo, ed ecco che lui converte il foglio in PDF e me lo fa anche vedere. Un attimo, perfetto, l'ha messo sul desktop e lo chiama vendite.pdf. Perché lo chiama vendite.pdf? Eccolo qua con l'intestazione in giallo, questo lo chiudiamo, perché in alto il file si chiama vendite, ok? Adesso vediamo poi anche come modificare questa cosa. Vado sul secondo foglio, anche qua CTRL F e anche qui mi converte il foglio in PDF, qualche secondo, ed ecco che abbiamo sempre sul desktop sempre il file vendite.pdf, però stavolta il foglio è quello dove sono posizionato, quindi un attimo ha l'intestazione in alto azzurra, ho cambiato apposta i colori per vedere un po' anche la differenza, ok? Allora, tutto perfetto, mi va bene tutto, però io in realtà non voglio che il file PDF abbia il nome vendite, che è il nome del file, ma mi piacerebbe avere il nome del foglio. Quindi quando mi trovo in vendite con CTRL-F ho un file che si chiama vendite.pdf, se invece vado in acquisti con CTRL F ho un PDF che si chiama acquisti.pdf. Ok? Come fare questo? Anche qui è abbastanza semplice. Devo andare sempre in visualizza, macro. Qui andiamo in visualizza macro, clicca. Qui ho l'elenco delle macro, ho la mia macro converti PDF e faccio clic su modifica. Ok? Ecco che qua mi dice impossibile modificare la macro perché si trova in una cartella nascosta, quindi perché è una cartella un po' di protezione, scoprire la cartella usando il comando scopri. Perfetto, ok, chiudiamo con la X, andiamo sempre qua nel menu visualizza, c'è il comando scopri, clic, scopriamo la cartella di lavoro personal, che è quella che contiene tutte le macro, facciamo ok, perfetto. Quindi a questo punto macro, visualizza macro, scegliamo converti PDF, chiaramente se ne avessimo più di una andiamo a scegliere quella che ci interessa e facciamo clic su modifica. Perfetto. Queste sono le istruzioni con l'apice qua in verde, il colore verde sono i commenti e queste sono le istruzioni, i comandi che servono per convertire il file in PDF e poi il foglio, diciamo, dove mi trovo in PDF e poi visualizzarlo. Allora, siccome qua c'è il riferimento al desktop, vedete la cartella, e qua c'è il nome vendite.pdf che è fisso. Allora, questo qui lo cancello e dopo le virgolette scrivo è commerciale e qua scrivo active sheet.name. Praticamente gli dico devi prendere il nome del foglio, sheet è foglio in inglese, del foglio attivo e quindi lui andrà a prendere il nome che c'è specificato sotto nel foglio. Chiaramente adesso lo vediamo, salvo, qua chiudo, questa la posso anche chiudere. Ok, chiaramente qua sotto è importante avere dei nomi che siano significativi, perché se io qua ho scritto foglio 1, foglio 2, sì, più di tanto la cosa non mi dà poi delle informazioni.
Quindi a questo punto sono qua sul foglio acquisti CTRL F, scusate, CTRL F non funziona, vediamo un attimo cosa succede. Eccomi qua, scusate, sono ritornato sempre qua perché c'è stato un piccolo problemino tecnico, ho sbagliato a fare click. E praticamente, quindi dicevo, ho messo end active sheet name è il nome del foglio dove mi trovo e quindi questo qua comparirà sempre nel file che viene convertito in PDF. Qui chiudo con la X, qui sono nel file personal.xlsb che è il file che contiene poi tutte le macro. Siccome per il momento non mi serve averlo a disposizione, faccio clic su nascondi, quindi questo non lo vedo, e ritorno nel mio foglio, perché se lo chiudo dopo la macro non funziona. Quindi lo nascondo e ritorno qua. Ok, a questo punto sono nel file acquisti, premo CTRL F, vedete che parte la pubblicazione in PDF, e verrà creato un file PDF che si chiamerà acquisti, perché il foglio si chiama acquisti. Un attimo che eccolo qua, vedete? Sempre sul desktop e si chiama acquisti.pdf. Andiamo con la parte in alto in giallo. Benissimo, abbasso leggermente qua sotto. Vado nel file vendite, anche qua CTRL F e questa volta mi creerà il PDF relativo a questo foglio che però si chiamerà vendite. Quindi eccolo qua, vedete così li ho tutti e due aperti in contemporanea. Uno si chiama vendite.pdf e l'altro si chiama acquisti.pdf. Quindi diventa una cosa molto utile e molto comoda perché con questo comando, tramite la macro, ho creato un automatismo che mi permette appunto di velocizzare questo tipo di operazione se devo farla frequentemente e anche mi permette di avere dei file PDF che hanno un nome che abbia un significato, perché non è un nome generico, ma è il nome appunto del foglio. Perfetto, spero di aver risposto alla domanda del mio gentile utente e ci vediamo poi al prossimo video. Ciao a tutti e buona serata.